Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di Hustle Town, gioco sviluppato da Mikey Do e già completo. Durante il gioco vestiremo i panni di un ragazzo, che dopo molti anni decide di tornare a visitare la cittadina dove da piccolo ha vissuto per un po' di tempo insieme a suo zio. E adesso che lo zio ha lasciato la città, a lui rimangono un ostello e un bar, che serviranno come tramite per riconnettersi con gli abitanti della città e per frequentare le varie ragazze che incontrerà durante la storia. Vorrei aggiungere che questo è il primo progetto dello sviluppatore, e anche se come inizio non è male, il gioco è comunque un po' grezzo nelle meccaniche, specialmente al primo impatto. Per quanto riguarda il gameplay, Hustle Town è una visual novel con elementi punta e clicca. Dopo il breve prologo, che comunque ci farà già conoscere quasi tutti i personaggi principali, ci troveremo di fronte alla sessione punta e clicca. Questa ci permetterà di interagire con l'ambiente e spostarci nelle varie camere della casa. Il giocatore ha inoltre la possibilità di utilizzare il telefono, di cui unica funzione degna di nota è il menu dedicato ai personaggi, dove potremo vedere il livello di completamento delle interazioni di ciascun personaggio. Il fulcro del gameplay sarà la mappa. Qui potremo cliccare sulle icone dei personaggi per iniziare il dialogo utile per il proseguimento della storia. Aggiungo che la storia è abbastanza lineare, e le poche scelte che faremo durante il gameplay serviranno soprattutto a decidere in che ordine incontrare i personaggi, oppure a scegliere che approccio utilizzare nel dialogo. Un ultimo appunto è sulla durata. Infatti il gioco è abbastanza lungo, questo supera probabilmente le 8 ore, e mi avviso forse troppe, per un gioco che alla lunga diventa un po' ripetitivo. Adesso parlando della storia, questa a mio avviso è abbastanza buona. Il nostro protagonista durante la sua permanenza cercherà di svelare alcuni misteri e dinamiche oscure all'interno della cittadina. Ed anche se questa non ha colto il mio interesse, sicuramente qualcuno la troverà interessante. Un punto a favore della storia sono i personaggi. Questi sono molti e tutti ben caratterizzati e differenti l'uno dall'altro, con delle mini storie interessanti che ti faranno affezionare a loro. Per quanto riguarda il render, ho trovato questo abbastanza buono e di poco sopra la media, con i modelli dei personaggi ben fatti e praticamente tutti belli da vedere, e con un protagonista diverso dal solito. Unica pecca è forse la varietà del corpo dei personaggi, che anche se molti, questi fisicamente si somigliano tutti, e se non fosse per la tonalità della pelle, non vedendoli in volto, potrebbero sembrare tutti uguali. Parlando delle animazioni, anche in questo caso ho trovato queste ben fatte, e migliorano andando avanti con la storia, aggiungendo alcune diverse velocità e punti di vista differenti. Ora elencherò i pregi e i difetti che ho riscontrato. Inizio dai pregi, con la storia, che anche se non nelle mie corde riconosco che non è male. La caratterizzazione, questa ben fatta per ogni personaggio. Il render, di buon livello, ed infine le animazioni, anche queste ben fatte. Mentre tra i difetti inizio con il gameplay, questo con una possibilità di free roaming non sfruttata a dovere, che rende l'utilizzo della mappa un po' inutile. La musica, questa non presente, tranne per qualche suono durante le animazioni e per qualche momento a caso nella storia. E per ultimo le transizioni. Ho trovato il passaggio di dialogo tra un personaggio e l'altro, in luoghi diversi della città, eccessivamente rapido, il che a lungo andare diventa quasi seccante. Non è stato semplice assegnare il voto, ma quello che mi sento di dare si aggira attorno al 6,5. Ho trovato Hustle Town un gioco discreto, ma sono curioso di vedere cosa lo sviluppatore tirerà fuori in futuro. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews, e lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore in caso vogliate dargli un'occhiata. E se avete qualche domanda da farmi o volete consigliarmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!